Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli e non, partendo da Noah Lang che si toglie qualche sassolino dalla scarpa in un'intervista a ESPN per quanto riguarda il trasferimento di Gennaio. Di Lorenzo approfitta dell'infortunio per operarsi ad un piede, è una cosa pregressa, quindi diciamo che rientra nei tempi di recupero dell'infortunio al ginocchio. La situazione petardo, non petardo, 6 pesi e 46 misure per quanto riguarda le squalifiche, trasferte vietate, eccetera, eccetera, e la designazione arbitrale di Genova-Napoli che a me non convince del tutto. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo da Noah Lang perché si è espresso anche Corbo che molte volte ci troviamo in disaccordo per quanto riguarda dei pareri, però questa volta devo dargli ragione. Noah Lang si è trasferito nel mese di gennaio dal Napoli al Galatasaray, l'esterno d'attacco nel corso di un'intervista rilasciata al Transfer Deadline Show di ESPN ha svelato i motivi del suo addio. Penso che sia ovvio, come posso dirlo in modo normale, non è andata bene con l'allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui ho un contratto, ho un buon rapporto con quasi tutte le persone del club, questo comportamento politico non mi si addice. Dopo 6 mesi difficili a Napoli, il Galatasaray gli ha offerto una via d'uscita, ma Lang non era del tutto convinto di trasferirsi ad Istanbul. A dire il vero ci è voluto un po', il club parla da solo, ma non sono una persona che vuole andarsene via dopo 6 mesi. 9 persone su 10 non volevano che me ne andassi da Napoli, mi trovavo bene nel gruppo, mi allenavo bene ogni giorno e quando giocavo si parlava male di me. Ma non ero affatto d'accordo, per quanto riguarda lo stile di gioco me la cavavo bene, almeno credo, bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse affatto. Inizialmente volevo combattere, pensavo di restare, ma in estate ci sono i mondiali, quindi questa decisione è stata presa principalmente per questo. Io credo che la decisione sia stata presa comunque per il non rapporto con l'allenatore, che poi diciamo giochi di più e poi giocarti la chance per essere convocato al prossimo mondiale è una conseguenza delle presenze e dell'essere schierato con continuità, che il rapporto con i calciatori, con i compagni, ma con lo stesso Napoli società non era stato intaccato, lo sappiamo, che poi non è scoccata tra lui e l'allenatore e ovviamente ce ne dobbiamo fare una ragione, anche se io penso sicuramente che dal punto di vista tecnico non abbiamo visto Lang ed è un peccato poi non vedere esterni che dal punto di vista tecnico qualcosa in più te la possono dare, però ovviamente se non c'è fiducia, se non vieni schierato con continuità e abbiamo visto le dichiarazioni del calciatore, ovviamente il rendimento va ad intaccarsi. Detto questo, sono le parole di Corvo che mi trovano d'accordo per quanto riguarda le tempistiche. Se ha qualcosa da dire, lo dica adesso, in modo corretto e sereno. Minacciare rivelazioni future è una bambinata da giocatori non di classe europea. La verità non è uno yogurt da mettere in frigo e tirare fuori alla scadenza. Su questo io sono d'accordo con Corvo. Aspettavi a giugno, dopo il mondiale, quando volevi, tanto da Napoli devi passare, però dopo queste dichiarazioni passi da Napoli per andare in prestito da qualche altra parte, nel caso ovviamente resta Antonio Conte, perché non credo che dopo un'intervista del genere resta Antonio Conte, torni a Napoli e sono tutte rose e fiori, quindi o sarà un altro prestito in quel di luglio oppure il Galatasaray lo riscatta e andiamo anche a fare posto in liste che sono importanti per quanto riguarda sia Lucca e sia Nolang per gli acquisti che abbiamo fatto a gennaio, ovvero i 2 acquisti effettuati quest'inverno non hanno smosso troppo la situazione in lista in casa azzurra. Santos entra al posto di Lang, Giovane aggiunge alla lista degli under 22 essendo nato nel 2023, però l'anno prossimo il calciatore ex Verona e Højlund anche dovranno aggregarsi alla lista dei 17, quindi dalla lista dei 17 devono partire comunque 2 calciatori per far posto a Højlund e a Giovane del Verona. Se entrambi restassero, sia Lucca e sia Noah Lang, nel caso ovviamente non vengono riscattati e il Napoli se li tiene, servirà allora cedere un paio di elementi over 23. In quest'ottica è fondamentale capire quale sarà il futuro di Lucca e Noah Lang. Vedremo poi in quel di giugno, luglio, perché poi ci sarà il mondiale, quindi intaccherà anche le tempistiche del calciomercato.
la situazione campionato del mondo. Di Lorenzo, la situazione di Lorenzo, un attimo che recupero la notizia, in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dell'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore ad intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Ovviamente non si va ad allungare i tempi, non va ad intaccare la situazione recupero dell'infortunio ovviamente che ha subito, e quindi ne ha approfittato nelle tempistiche per togliersi questa problematica che ovviamente lo teneva, diciamo, un tantino non al 100% ma magari al 97%, perché comunque un po' di dolorino portava, lo sapevamo che aveva un problema al piede e quindi si approfitta di questa situazione per operarsi. Completamente d'accordo, giusta la decisione e grande anche per tempistica. Ovviamente noi a parlare la facciamo facile e facciamo molto presto, però poi con un piede che ti devi operare e ti sei operato, l'infortunio al ginocchio diventa comunque una, diciamo, difficile da affrontare dal punto di vista mentale, ma Di Lorenzo dal punto di vista mentale e fisico problemi non ne ha mai avuti e quindi la guarigione avverrà nei tempi che ci hanno detto. Detto ciò, prima di arrivare a 6 pesi, 46 misure, trasferte vietate per 3 settimane o tutta la stagione, la designazione di Genoa-Napoli a me non piace. Massa ovviamente a dirigere la partita e Di Bello al VAR. Due di loro che comunque ci hanno sempre fatto vedere rapporti un tantino poco nitidi, ecco, soprattutto con il mister Di Bello, ricordiamo in Supercoppa e non solo. Massa, è inutile che andiamo a riprendere tutti gli episodi passati perché ce ne sono tantissimi e quindi sarebbe quasi inutile andarli a recuperare, ma sappiamo benissimo con chi abbiamo e avremo a che fare. Poi ci arriviamo, ovviamente a Genova-Napoli ci arriveremo perché ci sono dei recuperi dal punto di vista degli infortuni e quindi potremo avere a disposizione qualcun altro, però aspetto conferme nelle prossime ore o nei prossimi giorni perché in casa Napoli oggi c'era un allenamento congiunto col Giuliano, però non ho letto ancora alcuna notizia per quanto riguarda anche l'integrare qualcun altro e ci arriveremo a notizia certa in questi giorni, domani magari con un altro contenuto. Le trasferte vietate, il petardo, Cremonese Inter, eccetera, eccetera. Trasferte vietate per 3 settimane, salvo il derby, è quello che si legge ovviamente su tutte le pagine sportive e i social. 6 pesi e 46 misure, assolutamente sì, per il semplice fatto che Fiorentina, Roma, Napoli e Lazio hanno le trasferte vietate per tutta la stagione. Ci sono stati gli scontri in autostrada, eccetera, eccetera, giusto, vieti le trasferte, benissimo, così come dei tifosi del Napoli che quando c'è stata la partita di Champions comunque sono andati a salire, i tifosi del Chelsea che stavano mangiando e bevendo in un locale a Napoli e ci sono le immagini, quindi senza che diciamo non guardiamo anche in casa nostra ciò che è successo, però poi c'è un regolamento che dice che dal punto di vista petardi colpiscono calciatori, eccetera, 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 ci sarebbe la sconfitta a tavolino ovviamente per la squadra, per la tifoseria ovviamente interista in questo caso, però diciamo che non ci devono essere le condizioni per continuare il match. Allora, Audero si rialza, l'Inter a quanto ci fanno sapere ha collaborato, comunque è stato preso, quello del petardo e anche l'amico, quell'altro che ha perso 3 dita, eccetera, eccetera, eccetera. Audero si rialza, quindi non viene fatta manfrina, tra virgolette, perché in Italia funziona così come noi abbiamo preso quel calcio di rigore contro il Verona perché il Verona fa la manfrina, butta la palla fuori, si va al VAR, quello lo rivede, eccetera, eccetera. Poi prendiamo quel calcio di rigore che comunque non c'era, però se non c'è manfrina non dai nell'occhio e quindi diciamo che la direzione arbitrale non è tenuta a fermare il match perché si può continuare. Questo ci fanno sapere ovviamente dal regolamento che comunque rispettandolo
avrebbe visto una partita persa 3-0 a tavolino, poi si è potuto continuare, è stato deciso così. Poi Autero il giorno dopo fa l'intervista e sì, però il ginocchio sanguinava, eccetera, eccetera, io non ero tranquillo, questo e quell'altro. E allora dico io, se un portiere deve continuare a stare nell'area di rigore con la curva dietro che ti ha appena lanciato un petardo e se ti prende bene comunque veramente andava a finire male e non se ne usciva con un ginocchio sanguinante, eccetera, eccetera. Può un portiere in quello stato star tranquillo per parare e per affrontare poi il resto della partita? Secondo me no. Secondo me no, e quindi ci sono le condizioni per continuare il match. Se io ho un portiere tra i pali che comunque non è tranquillo, non credo. Non credo, quindi è inutile che andate a prendere i regolamenti, se ci sono le condizioni si continua, eccetera, eccetera, eccetera. Partita comunque, diciamo che lascia strascichi, poi la curva è stata penalizzata, tra virgolette, perché di penalizzazione si deve parlare, non di trasferte vietate. Per 3 settimane ovviamente non vai in trasferta a seguire la tua squadra, ma il derby è salvo. Perché il derby è salvo? Perché dal punto di vista diciamo della sicurezza non ci sono tifoserie che comunque salgono e scendono e creano casino nello stivale, ovviamente nella penisola italica, ma io dico tanti tifosi dell'Inter comunque non sono di Milano, quindi diciamo che il via vai per lo stivale comunque lo trovi e lo devi avere per forza, perché non è che tutti quelli che tifano Inter stanno a Milano, anzi, e quindi anche questa la vedo un'affermazione che poi ho letto nei giorni scorsi, che non sta né in cielo e né in terra. Poi che voi volete gestirla così, Napoli, Fiorentina, Roma e anche tante altre tifoserie che poi arriveranno nel tempo, trasferte vietate fino a fine stagione. La curva dell'Inter è stata chiusa alla curva dell'Inter gli è stato vietato di andare in trasferta solo per 3 settimane. Lo dobbiamo accettare? Questi sono i fatti, non è che lo dobbiamo accettare. È così che viene gestita la situazione e anche se noi non lo vogliamo accettare, dobbiamo comunque andare avanti perché diciamo altrimenti possiamo anche chiudere con il calcio e dire ok, io mi dedico a tutt'altro sport, guardo qualcos'altro, il tennis, guardo che ne so, le freccette, ecco, i darts. Le darts o i darts, non lo so come si dice comunque a livello di plurale, comunque possiamo tranquillamente cambiare sport, altrimenti queste sono le situazioni e queste sono le gestioni in quel della penisola italica. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.